Buongiorno, io sono Sunny e queste sono Sunny Positive Vibration. Sono Self-Healing Coach, o meglio detto, sono una persona che aiuta alla community del mio canale di trovare le modalità perfette per le autoguarigioni, cioè per essere in grado di utilizzare tecniche diverse per migliorare voi stessi in tutti gli ambiti della vostra vita. Eccoci qua. Allora, in questa settimana ho ricevuto due domande che secondo mio avviso sono molto simili, per questo ho deciso di metterli un po' insieme, cioè due domande che secondo me partono dal stesso tipo di energia, ma è importante capire quando alcune cose abbiamo superate, e poi vi spiego anche questo perché, così riusciamo ad andare avanti. La prima domanda era: come posso capire e essere certo di aver cambiato un programma o una emozione dentro di me? E altra domanda era: come posso capire o sapere con certezza di aver perdonato a qualcuno? Ecco perché dico che sono due energie molto simili, perché partono tutte da questo momento di trasformazione per quali noi ci troviamo in una determinata situazione e abbiamo ovviamente, visto che si pone la domanda, bisogno di andare oltre, ok? Allora, risposta alla prima domanda: come posso sapere di aver cambiato i miei programmi? Allora, mettiamo un esempio, vi do gli esempi perché così magari riuscite a capire più facilmente, se no diventa che mi arrampico sugli muri e voi dite: ma di cosa sta parlando? Invece voglio essere chiara e voglio aiutarvi il più possibile. Allora, quando noi, mettiamo esempio, eravamo in una situazione lavorativa, e in questa situazione lavorativa ci siamo trovati a discutere, a risolvere problematiche, a essere arrabbiati, a litigare magari con i nostri colleghi, avere problemi con il capo, non essere compresi, e tutto un che a un certo punto abbiamo avuto il desiderio, impulso di, oltre litigare, dimostrare che siamo bravi, dimostrare che quello che volevamo dire nessuno l'ha capito ma noi avevamo un altro intento. Oltretutto nasce anche spontaneo il desiderio magari di licenziarsi e di trovare un altro posto di lavoro. Quando noi abbiamo vissuto questa energia e questa emozione e l'abbiamo guarita cambiando programmi riferiti a tutto ciò che per ognuno di noi è diverso, però comunque ci ha spinti di ragionare su questa cosa qua, cosa succede? Che vita, simpatica quanto è, divertente quanto è, ci mette davanti alla prova. E in questa prova ci dice: adesso tu ti troverai nella medesima situazione più o meno simile, cioè la modalità delle persone, perché non è che cambia il mondo intorno a noi in termini che noi, guarendo le nostre energie, abbiamo eliminato, passatemi il termine, stronzi sulla terra. Non è così, e siamo noi che siamo guariti, e l'obiettivo è proprio questo, che noi stiamo bene nelle situazioni. Allora, sapere che siamo guariti succede in questo modo: improvvisamente noi ci troviamo nella medesima situazione, ma ci sentiamo assolutamente sereni, forti, abbiamo ancora impulso di dire quello che pensiamo, quello che vogliamo, ok? Quello che ci ha spinto anche precedentemente di mettere a posto una situazione, ma davanti alle persone di autorità, persone coinvolte, persone che non vogliono capire, noi ci sentiamo comunque sereni. Ripensandoci, l'avremo rifatto, non ci sentiamo minimamente spostati da questa cosa qua. Aspettativa è quella che tutti loro comprendano esattamente quello che noi abbiamo detto, cioè che non può succedere di mettersi in discussione, perché io non ho bisogno di dimostrarti niente, sto comunicando semplicemente quello che provo, quello che secondo mio parere ho bisogno di dirti,
E se per caso in quel frangente dovesse succedere che qualcuno non lo capisce, che qualcuno continua a percorrere una strada poco piacevole, dentro di noi guariti succede questo, che semplicemente senza egoismo tu comprendi che non è un problema tuo, cioè non ti tocca, riesci a stare assolutamente fuori dalla situazione, o direi avresti diritto anche orgogliosamente fuori dalla situazione, comprendendo che tu quello che dovevi, volevi fare in tutta la onestà, con buonissime intenzioni l'hai fatto, e se una persona si trova a affrontare questa cosa qua come un problema, lo affronta perché un problema ha bisogno di un problema che tu non hai bisogno, e qui comprendi di aver guarito. E spero di essere chiara in questo pezzettino. Secondo pezzettino molto simile, nel perdono e comprendere quando abbiamo perdonato a una persona il tradimento, la ferita, l'odio, è proprio in questo frangente quando noi riflettiamo su tutto ciò che ci è stato fatto in qualsiasi modo, in qualsiasi settore della nostra vita, e semplicemente ci rendiamo conto che è l'abitudine mentale di aggrapparsi a vecchio problema, ma se ascoltiamo perfettamente il nostro cuore non c'è più la rabbia, cioè siamo in grado di sentire questa cosa qua come un ricordo, non un dolore, non c'è più quell'impulso in quale dici io ho bisogno adesso di andare lì o ammazzarlo, o oltretutto non ho più un altro bisogno, non ho bisogno, che è la parte quasi più importante del perdono, di fare niente in funzione dell'aspettativa dell'altra persona. Dico esempio, sono stato tradito, sono stata tradita. Nella prima fase del perdono scatta la rabbia incavolata con noi stessi, con gli altri, ammazzare, uccidere, tutte queste bellissime emozioni, e ci sta. Dopo che abbiamo fatto la guarigione, che abbiamo passato un po' di tempo, abbiamo la fase di un perdono graduale che passa attraverso: voglio vedere se lui o lei è felice, lui non si merita di essere felice, io devo per prima trovare partner per essere felice, mi crea disagio se lui o lei vedo qua, tutte queste emozioni, perché? Perché siamo ancora nella dimensione in funzione di. Quando abbiamo definitivamente perdonato, non ce ne può fregare nemmeno. In senso che effettivamente noi ci rendiamo conto che se non siamo noi che permettiamo interferenza di questa persona, razionalmente, emotivamente, logicamente, non è la persona che ci lega, e magari può essere un'altra emozione, la paura di rimanere soli o qualsiasi altra cosa, ma noi abbiamo perdonato. E questo è un pezzettino molto importante. Perché penso che questo pezzettino è molto importante? Perché proprio questo che ci succede nell'andare avanti, come abbiamo detto all'inizio del video, è proprio questa energia di rimanere nel comfort zone, anche con continuo bisogno di perdonare noi, di pulirsi, di perdonare a noi stessi e gli altri. Perché? Perché abbiamo paura di andare avanti. Abbiamo paura di porsi obiettivi, cioè di dirsi io mi permetto di, o io scelgo di. Cosa voglio dire? Quando noi abbiamo perdonato la persona, guarito gli vecchi programmi, in quelle circostanze lì diciamo, buona, io da questa posizione qua scelgo cosa voglio per me. Comincio a vedermi per quello che sono e mi permetto di desiderare per me, senza dover giustificare questa cosa qua e avere assolutamente aspettativa della vita che mi dà esattamente quello che chiedo, cioè io mi merito. Spero di esservi stata d'aiuto. Vi spiego anche in questo modo. Io, per esempio, mi merito un nuovo posto di lavoro, io scelgo, io aspetto
per me, un posto di lavoro che mi porta un ottimo stipendio, dove sono gratificata, dove lavoro con le persone meravigliose, dove il mio lavoro è sostenuto in tutti i sensi, dove gente mi rispetta. Questo è quello che io aspetto dalla vita o nell'amore. Io mi merito un partner che desidera vivere una vita di coppia uguale alla mia, che è compatibile con le mie emozioni. E perché dico uguale alla mia? Perché noi anche qua dobbiamo amarsi profondamente, sapere una cosa, che se noi non vogliamo stare con noi stessi, perché dobbiamo aspettare che qualcun altro dovrebbe passare tempo con noi? Adesso non è per offendere, ma per chiarire questa emozione che tutti abbiamo, persino io ogni tanto ci rifletto sulle mie emozioni. Ma perché tutto ciò? Perché in quel momento lì, quando ci nasce la voglia di condividere e di avere un compagno compatibile, dobbiamo essere abbastanza liberi di uscirsene fuori dal cliché delle altre persone. E per questo dico, mi permetto quello che voglio io. Perché? Perché spesso subentrano gli stereotipi che non sono nostri. Non c'è niente di male se voi siete il tipo di persona che aspetta un partner con quale passare il tempo, viaggiare tanto, ma non condividere il lavaggio delle mutande e degli calzini, perché va bene che lui va a casa sua e voi restate nella casa vostra, ma dovete comprendere nel profondo vostro, ok, che questa è la vostra modalità, ok? E di non perdere niente perché dall'altra parte ottenete, qualcuno avrebbe l'aspettativa o qualcuno dice questo non è la vera relazione o questo, no. Non è vero. Non è vero, voi stiate soddisfando il vostro bisogno, perché se voi dovete immaginarvelo magari 0-24 ore a fianco di voi, magari vi rendereste conto che vi viene a mancare la vostra libertà. E il successivo pensiero che potrebbe passare allora, io non esiste un partner idoneo per me, perché è proprio questo. Perdonare a se stessi e agli altri vuol dire che voi non avete nessun'altra aspettativa nella vita che l'universo vi manda quello che voi volete, perché ve lo meritate. E io vi dico, ve lo meritate, partner, soldi, lavoro, tutto ciò che vi serve. Io sono con voi, se avete bisogno di altre informazioni, se pensate di dover condividere, di voler condividere più che dovere, un volere immenso per far crescere questa community, scrivetemi, condividete, metteteci un like, fatemi le domande e vi auguro un buon inizio della settimana. Grazie e a presto.